Questa è sulla carta l'Ibanez economica migliore di sempre. Lo sarà davvero? Ciao chitarristi, bentornati su Shape Your Tone, sono Ale e nel video di oggi finalmente parliamo di una chitarra che ha fatto casino in questo 2025. Quindi già solo per questo un bel like al video, iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate di queste chitarre. Allora, appena sono diventate disponibili in Italia, i ragazzi di Musical Store 2005 me ne hanno mandata una subito e dopo averla provata un po' di corsa al Guitar Show di Bologna di quest'anno, posso dire che non è stata una sorpresa. Nel senso, avevo già la mente pronta a questo tipo di strumento. Le chitarre AZ di Ibanez sono quelle chitarre bellissime, di alta fascia, super versatili, molto moderne, un po' con questo stile molto associato a me personalmente, danno l'idea tanto di prog e fusion. Sul canale ne ho provata una di quelle di fascia molto alta, una delle chitarre più belle che sono passate sul canale, e poi abbiamo provato anche quella super economica invece, la Ibanez AZ-ES, che sì, mi aveva convinto, era molto bella, ma sembrava alla fine una GRX 40 con l'elettronica migliorata. Qui, raga, abbiamo a che fare a tutti gli effetti con una AZ. Qui non ci sono compromessi. Partiamo dal prezzo. Poco più di 500 euro. Quindi si mette in quella fascia lì dove solo PRS certe volte cerca di volare con questa qualità. Infatti poi state qui perché nelle prossime settimane usciranno video a riguardo, perché questa non è l'ultima volta che vedrete questa Ibanez AZ qui sul canale. Allora, iniziamo subito a parlare della chitarra. Materiali. Body e top. Body in alder, quindi ontano. Ve lo faccio vedere da qui dietro con un po' di riflessini. È nero, ma è un po' see-through, nel senso che si vede un po' dentro il legno. Si vede. Mentre il top è un top in acero con queste fiammature che è wow, esteticamente wow. Spostandoci sul manico abbiamo acero roasted per il manico, quindi un marchio di fabbrica di Ibanez, soprattutto sulle AZ, e per la tastiera un altro marchio di fabbrica di Ibanez che è il Jatoba, che è un legno che vedo utilizzato sempre di più su queste chitarre, fa il suo alla grande e insomma tutte caratteristiche a livello di materiali che ci mettono in linea con i migliori strumenti Ibanez. Però dei materiali belli non ce ne facciamo niente se sono messi insieme molto male. Possiamo avere gli ingredienti più freschi e più buoni del mondo, ma se vengono cucinati male faranno comunque schifo. In questo caso Ibanez però ci lascia ovviamente una certezza, perché la chitarra è assemblata da paura, raga, da paura. Vi faccio vedere solo una cosa. Guardate qua, questo svaso qui che ha tutta l'attaccatura poi del manico con le viti, pieno stile AZ. Anche il manico è fatto proprio bene, è proprio scorrevolissimo, bello, non c'è niente fuori posto, tutte le finiture sono precise. Anche guardando dentro il buco qui del selettore dei pick up si vede tutto bello, non ci sono imperfezioni, sbavature, bordini rotti. Anche qui dentro nello scasso dei pick up è tutto come deve essere su una chitarra che costa il doppio di questi 500 euro. E mi piace questa cosa perché si vede che Ibanez si è messa in linea finalmente con PRS, nonostante le Ibanez economiche siano comunque tra le migliori in quella fascia. Per avere questa qualità su un Ibanez fino a poco tempo fa bisognava spendere qualcosina in più di questi 500 euro. Adesso invece è qua. Ok i materiali, ok la costruzione, ma poi quello che ci metti sopra la chitarra. Partiamo da meccaniche autobloccanti qui dietro. Sono meccaniche che tengono benissimo l'accordatura, non si muovono di un millimetro, rendono il cambio corde molto semplice e intuitivo, quindi fanno quello che devono fare. Pick up che Ibanez chiama Ibanez Modern Custom, uno al ponte, uno al manico, molto ben suonanti, tra un attimo vi faccio sentire. La sorpresa più bella però in questa fascia di prezzo è che finalmente anche Ibanez si è resa conto, tasti in acciaio inossidabile. Vuol dire che su una chitarra che costa poco più di 500 euro abbiamo dei tasti che sono fatti per durare, perché i tasti in acciaio durano di più, sono inossidabili, quindi non ci sarà quella fastidiosa formazione di ossido sui tasti come succede magari su altre chitarre, soprattutto se uno suda tanto mentre suona. E poi la caratteristica più grande e principale dell'Ibanez AZ, che è l'alter switch, che è questo switchettino qui, ma di questo ve ne parlo quando vi parlo dei suoni. Parlando di suonabilità invece, lo strumento si presenta come un Ibanez AZ, perché è un Ibanez AZ, non giriamoci intorno. Radius da 12, quindi abbastanza piattino, quindi
favorisce un'action abbastanza bassa e permette di suonare con scorrevolezza in tutte le posizioni, quindi sia qui in alto magari con accordi e power chord, sia qui in alto in cui magari si fanno delle linee più da solista, ovviamente. Tra il radius bello piattino e questo accesso ai tasti dato da questo scasso qui tipico delle Ibanez Z, si suona da sola quasi. Ma qual è il valore di questa chitarra? Beh, per questa mi sembra che il suo valore sia la coerenza, cioè è una chitarra che riesce a essere con il suo carattere, quindi rispetta il modello da cui è presa, quindi l'Ibanez AZ, quella mega iper ultra, per un prezzo a cui fatico proprio a comprendere come Ibanez sia riuscita a portarla poi sul mercato veramente. Però poi ho parlato con loro in fiera, mi hanno spiegato un po' di cose ed effettivamente, cavolo, sono stati bravi. Hanno trovato la fabbrica giusta in cui produrre lo strumento, quindi con le capacità tecniche corrette, il progetto di base che è funzionante, perché se il progetto non funziona di base può costruirlo anche il miglior liutaio del mondo, non funziona, e combinando la produzione comunque orientale, in questo caso la chitarra è cinese, tutta la tecnologia che si ha a disposizione dal punto di vista della produzione, ecco che si riesce ad avere tutto il carattere e le possibilità di un Ibanez AZ di fascia molto alta ad un prezzo super contenuto per tutti, perché questa chitarra è per tutti. Questa chitarra ve lo dico dopo, dai, parliamo un attimo dei suoni perché sennò poi parlo troppo. Allora, suoni, cominciamo con la posizione numero 1, humbucker pieno al ponte. Niente di strano. Posizione 2, abbiamo i due single coil esterni dei pickup, quindi quello più verso il ponte e quello più verso il manico. Molto Telecaster style, posizione centrale. Posizione centrale, due humbucker pieni che funzionano insieme. Posizione 4, qui si va più in territorio strato. Sono sempre due single coil, ma questa volta quelli centrali. Ultima posizione, humbucker al manico pieno, quindi proprio come se fosse il manico di una Les Paul. E fin qui una chitarra normale. Poi attiviamo l'alter switch e abbiamo un'altra chitarra, quindi sono praticamente due chitarre in una sola. Questo alter switch attiva la modalità Power Tap. Quindi nella posizione 1 con l'alter switch attivo abbiamo l'humbucker acceso in modalità Power Tap con una bobina in un modo e una in un altro. Molto più quasi single coil, ma un po' più potente. Posizione 2, abbiamo solo il single coil al ponte e qui è proprio Fender come se piovesse, in realtà sta diluviando veramente. Posizione centrale, abbiamo i due humbucker che funzionano insieme, entrambi in modalità Power Tap, quindi come quello che vi ho fatto sentire prima. Posizione numero 4, abbiamo solo il single coil al manico e anche qua Fender. Centrato. E poi nell'ultima posizione con l'alter switch attivo abbiamo l'humbucker al manico in modalità Power Tap. Quindi vi faccio come prima IB. Sentite che è diverso da solo il single coil, però è anche diverso dall'humbucker. È come se fosse una via di mezzo, mi piace. Cioè ti dà tutte quelle sfumature di suono questa chitarra che wow. Fatemi sapere nei commenti se riconoscete tutti i brani. Chi li riconosce tutti vince 10 punti fedeltà al canale.
Ok, ora, che cosa dire di questa chitarra? Intanto che è estremamente riuscita. Fascia di prezzo ottima, qualità altrettanto ottima. Perché prima dicevo è una chitarra per tutti, perché è veramente per tutti. Va bene per chi vuole iniziare ma non vuole spendere poco. Nel senso, ciao Ale, guarda, voglio iniziare a suonare, ma non voglio spendere solo 100 euro per la chitarra perché so già che suonare mi piace tantissimo e voglio prendere qualcosa che sia già di un livello un pochettino superiore. Ecco, questa si butta lì in mezzo tranquillamente. Io fino adesso ho consigliato sempre la PRS standard. Questa ci si butta lì in mezzo. Tra l'altro è disponibile anche in versione HSS, quindi con un'altra configurazione di pickup, humbucker singolo. Io mi sono fatto mandare questa perché il doppio humbucker lo sento più mio, ma c'è anche l'altra. Ma va benissimo anche per chi magari di chitarre ne ha già 3, 2 o anche già una bella e vuole qualcosa di diverso. Quindi anche per chi ha già una chitarra bella che magari ha tanto carattere e cerca qualcosa di versatile ma senza spendere troppo, e cavolo, lei tanta roba. Quest'anno fare il premio della chitarra dell'anno sarà un casino, perché quante chitarre belle ho provato quest'anno e siamo solo a maggio. Piccola nota a favore di questa chitarra, l'attacco del jack che è qui, quindi qui sul lato, e significa che non è qui sul bordo con il buco messo per così o al contrario dentro il legno, perché altre chitarre a Z ce l'avevano così. Non è che fosse proprio il massimo secondo me. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se i ragazzi di Musical Store 2005 hanno fatto bene a mandarmela oppure no. Vi è piaciuta questa chitarra? Sì o no? Rispondete solo con sì o no. Non scrivete altro, scrivete solo sì o solo no. Io capisco. Io li ringrazio per avermela mandata, ringrazio voi per aver guardato il video e vi chiedo cosa altro vorreste vedere qui sul canale. Quindi lasciate anche più di un commento se volete. Io vi dico che per le prossime settimane c'è un calendario bello fitto, denso, che secondo me vi piacerà tantissimo. E questa chitarra è il punto di partenza. Alla prossima settimana.